survival! The fight for 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 survival! In questo momento dobbiamo sottolineare che si sta compiendo un'altra grande rivoluzione, cioè la conquista della macchina. L'uomo ha la coscienza, lo sa per esperienza, qual è la forza delle acque che discendono dal monte a valle, qual è la forza dei venti e, dato che questa società umana ha sempre maggiori bisogni, cerca di sfruttare queste energie. Inventa quindi delle macchine scivolanti, delle macchine innocenti, se vogliamo, delle macchine assolutamente primitive, ma straordinarie già, perché l'uomo riesce a mettere insieme le cose che conosceva, la leva, ha ideato la ruota dentata, cioè trova la maniera di trasformare, di elaborare, di utilizzare questa energia che la natura gli ha messo a disposizione. La continua ricerca di strumenti adatti ad alleviare la quotidiana fatica dell'uomo porta allo sfruttamento sempre più razionale delle forze che la natura mette a disposizione dell'uomo. La spinta dei venti, l'impeto delle acque.
mulini erano già diffusi al tempo dei Romani, i quali utilizzavano per il loro funzionamento le acque dei tanti rii che scendevano giù dai colli. Si conoscono ad esempio mulini mossi dalle acque dell'acquedotto Traiano sul Gianicolo o da quelle delle terme costruite da Caracalla. Durante il Medioevo, per la scarsità di manodopera e di bestiame, i mulini hanno un grandissimo incremento. La loro importanza è sottolineata da numerosi editti che ne regolano l'uso e ne proteggono lo sfruttamento. Un editto visigoto impone a chiunque danneggi un mulino di ripararlo entro 30 giorni, a scanso di gravi pene. Nato come strumento destinato esclusivamente alla macina di cereali, il mulino ad acqua assume ben presto la funzione di motore primario, grazie all'applicazione di sempre nuovi congegni che le arti meccaniche, nate dalla necessità e dallo studio ingegnoso dei primi artigiani, creano per sfruttare la forza dell'acqua anche in altri settori di lavoro. I mulini muovono frantoi, torni e seghe da falegname, mole per la filatura di coltelli e falci, e permettono un nuovo vigoroso impulso alla fabbricazione dei tessuti. I grandi magli, mossi dai mulini per mezzo di ruote e di camme, battono il tessuto bagnato per infittirlo e renderlo impermeabile e caldo. È questa l'operazione chiamata pollatura. Per sgrassare il tessuto si usano ingredienti come una particolare argilla, il succo della pianta saponaria e l'orina umana fermentata. L'artigiano, legato in modo totale alla sua attività, respira, mangia e dorme accanto ai suoi strumenti di lavoro. Ecco, così. Bravo, adesso la mamma ti prepara la pappa. Tutta la sua vita e quella della sua famiglia si svolge nei pochi metri quadrati che costituiscono sia l'abitazione che l'officina. Si producono ormai stoffe a sufficienza, non solo per le necessità locali, ma anche per farne oggetto di scambi commerciali. Le lane grezze più famose sono quelle inglesi che vengono poi lavorate e tessute soprattutto in Fiandra. Nei secoli XIII e XIV si perfezionano i sistemi di cardatura, pettinatura e tessitura. Si ottengono così tessuti estremamente morbidi e preziosi. Ecco qua.
Sì, sì, va bene, è abbastanza asciutto. Dal III secolo d.C. la metallurgia è in crisi. Fino al secolo X i pochi fabbri, per forgiare gli strumenti strettamente indispensabili, usano minerali raccolti in superficie o tratti da vecchi pozzi, ormai pressoché esauriti. Mastro? Mastro? Che è successo? Ha perso un ferro. Su. Su, buona. Alza la zampa. Su, Buona. Su. fa un po' vedere. Ecco. Ah, sì. Qui. Sì. Sì. Vabbè, imbragala intanto. Imbragate quella bestia. Con l'XI secolo anche l'arte di lavorare i metalli torna a fiorire. Si generalizza l'uso di ferrare gli animali, importato dagli invasori germanici, i quali a loro volta lo avevano appreso dalle tribù nomadi dell'est. I romani si limitavano a proteggere gli zoccoli di cavalli e buoi con cestelli di vimini o di cuoio, o raramente di metallo. Ora si scavano nuove miniere e si inizia anche l'estrazione del carbon fossile, che viene usato per le operazioni preliminari, cioè di fonditura. Per le lavorazioni conclusive si usa ancora il carbone di legna. Si riesce a ottenere temperature abbastanza elevate. È così possibile produrre la ghisa. Esperti orientali, in particolare provenienti dalla Siria, insegnano a molti artigiani europei i perfezionati sistemi in uso nei loro paesi. Nella Borgogna si arriva a sagomare l'acciaio sfruttando il fenomeno della cristallizzazione del metallo, a cui si perviene attraverso vari e successivi processi di raffreddamento. Un'ulteriore spinta alla ricerca di tecniche migliori è data anche dalla necessità di costruire forme sempre più grandi per la fusione delle campane. Su.
credenza comune nel Medioevo che i metalli germoglino nelle viscere della terra e che via via si perfezionino fino a diventare oro. L'oro, infatti, è quanto di più perfetto la natura abbia mai prodotto. Le miniere sono a volte chiuse per un certo periodo di tempo affinché si arricchiscano. Tutte le operazioni concernenti l'oro sono considerate opera di alchimia. Un grande teorico medioevale, il monaco Teofilo, scrive: ci sono molti tipi di oro, tra i quali il migliore viene estratto dalla terra di Avila, circondata, secondo il Genesi, dal fiume Pisone. Una volta scoperte le vene sotterranee, gli uomini esperti in quest'arte le portano alla superficie e dopo aver purificato l'oro col fuoco e averlo saggiato nella fornace, lo assoggettano al loro uso. L'oro arabo, che è chiaro, viene spesso alterato per l'aggiunta di una quinta parte di rame. L'oro spagnolo è composto di rame rosso, polvere di basilisco, sangue umano e acido. I metodi di estrazione e di raffinamento non sono molto diversi da quelli in uso nella Roma antica. Si sfrutta la proprietà del mercurio di legarsi all'oro in qualunque condizione esso si trovi. L'amalgama ottenuta è facilmente separabile dalle rocce e dagli altri minerali. Una volta separatala, il mercurio, l'argento vivo, viene distillato e si libera così l'oro a un notevole grado di purezza. Un altro metodo consiste nel legare l'oro con il rame e il piombo e poi di separare i vari metalli fondendoli a temperature differenti. Anche nella lavorazione dei metalli viene sfruttata ormai generalmente la forza idrica. Le ruote dei mulini muovono magli, mantici, pestelli.
L'enorme valore dell'oro, di cui l'artigiano può, anche se con molta difficoltà, entrare in possesso, aumenta notevolmente le occasioni di autonomia e di potere dei lavoratori. L'impossibilità del signore di seguire e di controllare la complessa lavorazione del prezioso metallo permette infatti agli artigiani di sottrarne piccole quantità che vengono accumulate e che costituiscono una riserva da usare come potente arma di trattativa al momento opportuno. Infatti avviene che il signore, partendo per le crociate, per sopperire alle spese di viaggio e di vita per sé e per i suoi uomini, deve rifornirsi di una certa quantità di oro e di denaro. Abituato a vivere dei prodotti della sua terra, deve chiedere in prestito oro ai borghigiani. Questi prestiti non sono compensati con interessi, ma con l'acquisizione ai diritti di caccia e di pesca o di amministrazione delle terre del signore che parte. Ehi, vieni a vedere. È un messaggero del barone. Ma che vorranno? Andiamo a sentire, andiamo. Il nostro signor principe ordina e comanda quanto segue, ricordandovi la protezione, il rifugio e la difesa che vi ha sempre offerto quando i tempi lo richiedevano e correvate il rischio di essere uccisi, derubati, deportati, di fornire di deleghe e poteri 3 di voi, sinché essi 3, rappresentando gli interessi tutti e delegati nelle forme dovute a rappresentarvi, pattuire e stipulare, possano discutere con esso, signor principe, di interessi temporali, ma connessi con quelli superiori della nostra fede e della nostra santa religione. Il signor principe eccellentissimo attende cotal commissione da voi stessi nominata a rappresentarvi e munita dei poteri di tutti domani all'ora sesta. Un invito formulato in questi termini parla da solo. Certo, vuole solo dire che ha bisogno di noi. Che gli siamo necessari per le sue imprese. Non c'è dubbio, altrimenti avrebbe fatto come tante altre volte, avrebbe mandato le sue soldatesche a depredarci. Forse si è accorto che ha bisogno di assai di più di quello che potrebbe portarci via con la forza. Infatti è così. Del resto perché avremmo nascosto il nostro oro? Ormai da tempo si fa un gran parlare di una terza crociata. Sì, se ne fa un gran parlare, però una cosa non capisco. Che cosa possiamo fare noi per la crociata?
Beh, quanto a questo qualcosa possiamo. I baroni, i cavalieri non possono seguitare a partire per la Terra Santa sprovvisti di tutto il necessario. Già. Sì, ma loro hanno terre, castelli. Sì, appunto. Hanno il grano delle loro terre, la cacciagione e la legna dei loro boschi, i pesci dei loro laghi e dei loro fiumi, le ranocchie delle loro paludi. Ma non possono portarsi dietro le loro terre, i loro boschi, i loro laghi, i loro fiumi, e le loro paludi, i loro pesci, la loro legna, il loro grano. E allora? E allora devono scegliere. Per poter arrivare ben nutriti e ben armati davanti agli usurpatori della Terra Santa, devono seguitare a depredare cammin facendo altri cristiani, come hanno fatto finora. Oppure trattare con noi. Ora finalmente, siano essi principi o baroni, hanno capito che hanno bisogno di noi. Di noi che con la nostra operosità sappiamo edificare e trasformare tutto ciò che Dio offre all'uomo nella natura. Sì, hanno bisogno di noi che sappiamo leggere, che sappiamo scrivere, sappiamo far di conto. E che non ci siamo mai abbruttiti col troppo vino e il troppo mangiare. Hanno bisogno di noi che siamo forti come cinghiali. Hanno bisogno di noi che sappiamo usare la ragione. La terra toccata dai piedi santi del nostro Signore, la terra dove Egli è nato, la terra dove Egli ha sofferto ed è risuscitato, al fine deve essere liberata, sicché possa essere baciata dai pellegrini che vogliono portare fin lì la loro testimonianza d'amore. E deve soprattutto finire il tormento di questa terra benedetta che ha sofferto attraverso i millenni e che, da che è stata santificata dal passaggio di nostro Signore Gesù Cristo, ha dovuto essere testimone di tante orribili, inenarrabili nequizie. Dapprima quelle inflittele dagli eretici, che si dicevano cristiani e che, opponendosi al culto delle nostre sacre immagini e compiendo grande sacrilegio, hanno colpito i principi fondamentali della fede. In seguito il crepuscolo, le invasioni musulmane e persiane hanno ridotto ad un'esistenza precaria questi cristiani orientali. Poi improvvisamente il sole folgorante ed il prestigio di Carlo Magno fa sì che si possa ristabilire la pratica dei pellegrinaggi in un clima di onesta coesistenza tra cristiani e musulmani. E appunto, grazie a questo miracoloso intervento del cielo, continua per qualche tempo questa forma del tutto transitoria di pacifica coesistenza. I musulmani, nella loro infinita infingardaggine, convincono i cristiani della loro assoluta buona fede. E questi, nella loro infinita ingenuità, credono a ciò che viene loro detto e cadono così nel tranello teso dai mortali nemici della vera fede. E poi, improvvisamente, nell'anno 1009, una setta di musulmani fanatici saccheggia Gerusalemme e distrugge con rabbia il Santo Sepolcro. Una volontà fanatica di annientamento, un odio rabbioso si accanisce sulla terra del Signore. In tutti i territori sottomessi al califfo fatimita, i cristiani sono perseguitati con furore, diventano martiri, martiri, martiri. Ma i pellegrini
I pellegrini non finiscono per questo, anzi, si sviluppano e si organizzano meglio. I pellegrini che riescono con gran rischio e coraggiosamente a raggiungere la Terra Santa si accaniscono a non più abbandonarla. E allora i pellegrinaggi diventano spedizioni e la vita dell'Occidente trova così nei luoghi santi e ancor più nel Santo Sepolcro la sua meta terrena. Nel perseguimento di questa meta, l'atto del pellegrinaggio diventa la manifestazione suprema e collettiva di religione. La sublimazione è iscritta nella coscienza dei pellegrini. È veramente questa la genesi sublime ed eroica che ha creato l'idea e lo spirito di crociata. Se ne sono ormai compiute 2 di crociate, ma non basta, no, non bastano 2 crociate. Il problema non ha ancora avuto la soluzione giusta. Ho finito, mio signore. E spero che i villani abbiano inteso. Sì, abbiamo inteso. Ma noi che abbiamo sempre mangiato il pane del dolore, vorremmo che ci dicesse cosa precisamente si vuole da noi. Oro, armi, spade, frecce, stoffe. Oh, eccellentissimo signore, la nostra mente, come i nostri mulini, le nostre macchine sono a tua disposizione, ma l'oro, dove andiamo a prendere l'oro? L'oro lo ricavate dalle pietre. Sì, eccellentissimo signore, questo è vero. Con grande lavoro, con grande sudore, noi riusciamo a ricavare da montagne di pietra un pizzico di oro e allora... E quello è l'oro che voglio. E che noi ti daremo con somma gioia, ma con il quale non andrai tanto lontano. Che cosa vuoi dire? Voglio dire che ci è noto ormai che sulla via dei luoghi santi tutti si sono fatti scaltri e che per avere foraggi dove non ci sono pascoli, farine dove non c'è grano, cibarie o acqua dove c'è deserto, bisogna dare tanto oro. E dove lo troviamo noi tutto questo oro? Questo non è compito mio, ma vostro. Lo so che è compito nostro, ma chi ci darà la forza di trovarlo? Se noi non possiamo lavorare tanto perché viviamo stentatamente. Mangiamo carne una volta all'anno e con la pancia piena d'erbe o di farina non si ha forza. Manderò la mia gente ad aiutarvi. Ma per aiutarci bisogna saper fare e loro non sanno. E allora, villano? Noi non sa alcun diritto di cacciare nelle vostre terre o di pescare nei vostri laghi, o nostro eccellentissimo signore. E non possiamo uccidere il poco bestiame che abbiamo perché magro e malnutrito com'è serve per aiutare noi, che siamo ancora più magri e malnutriti, nel nostro lavoro e a dare qualche goccia di latte ai nostri vecchi e ai nostri bambini. Su, avanti, concludi. Ecco, mio signore, se noi ci si potesse mettere bene in forze, se ci si nutrisse, se si potesse mangiare quanto la fame ci dice, se si potesse cacciare e pescare. Cacciare e pescare nelle mie terre. E dove sono? A partire dal giorno della firma del presente atto, diritto di caccia e di pesca nelle mie terre per un periodo di comune accordo, stabilito della durata di anni 12, agli artigiani rappresentati da Agapito da Verrucchio,
regolarmente autorizzato e delegato dai 24 artigiani a noi ben noti e qui appresso elencati, il quale, apponendo il suo nome a questo capitolato, prende preciso e irrevocabile impegno, anche a nome di tutti gli altri, che sono di conseguenza, in virtù di questo stesso istrumento, come lui vincolati, a fornirmi, oltre le 6.180 once di oro fino, a tutt'oggi già concessemi. Rifiuto la parola concessemi. Solo io concedo. Chi sono loro? Che cosa possono concedervi loro? Loro danno, come è giusto e mio diritto avere. Mettiamo la parola fornitemi, è stato un lapsus, un mio errore, perdonate, o mio signore. Datemi. Versatemi. Pagatemi. Fornitemi. Fornitemi. Sì, sta bene, fornitemi. Andiamo avanti. Fornitemi. Ecco, allora, che sono di conseguenza, in virtù di questo stesso strumento, come lui vincolati, a fornirmi, oltre le 6.180 once di oro fino, a tutt'oggi già fornitemi, altre 8.620 once, non oltre il 35° giorno, decorrendo da oggi, giorno di San Modesto Martire. Più, per i miei alabardieri, 1.000 dozzine di punte di freccia di ferro del peso di 2 once ciascheduna, che mi saranno dai medesimi fornite nello stesso periodo di tempo. Con 48 dozzine di pezze di stoffa, oltre le 6 dozzine di pezze già a suo tempo fornitemi. Tutto quanto sopradetto ed elencato rappresenterà il canone che per mia graziosa accettazione sarà a me da essi devoluto per il diritto da me ad essi concesso di godere essi del diritto di caccia e pesca nelle mie terre di cui sono padrone e signore. E ciò per un periodo di 12 anni, facendo inoltre loro obbligo di osservare strettamente tutti i divieti, sunto dei quali è qui allegato. In mancata osservanza degli stessi, il diritto da me gentilmente concesso verrà immediatamente revocato, mentre la fornitura delle 8.620 once di oro fino dovrà da essi essere continuata per l'intera durata del contratto. In conseguenza delle crociate, il commercio con l'Oriente si intensifica, soprattutto per merito delle repubbliche marinare italiane, come Genova e Venezia, penetrano in Europa nuove mercanzie: sete, broccati, pelo di cammello, avorio, porcellana, spezie, profumi, farmaci, pietre preziose. Nei punti di intersezione di vie terrestri, marittime e fluviali, sorgono nuovi centri abitati destinati a rapido sviluppo. Fiorisce l'economia monetaria, si sviluppa l'organizzazione e la tecnica commerciale. Sorgono grandi banche, soprattutto a Milano e Firenze, con succursali in tutta l'Europa.
La moneta di Firenze, il fiorino, ha libero corso in tutti i più importanti centri dell'epoca. L'aumento della popolazione in questi centri e il migliorato tenore di vita provoca il nascere di un vasto ceto cittadino, desideroso di prendere parte attiva alla vita pubblica. La cultura, liberatasi dal monopolio dei conventi, si diffonde nel mondo laico. Dammi da bere. Onore a voi, donzelle. Onore a voi, Ginevre, Isotte, Eloise. I vostri Abelardi, Tristani e Lancillotti si inchinano innanzi a voi. Ora voi dovete considerarvi libere. Non siete più di proprietà dell'uomo, padre o sposo che sia. Non siete più schiave al servizio di un padrone. Siete donne libere. Libere, capite? E non più macchine per fare bambini. Pensate un po'. C'è ancora in questo nostro mondo chi si domanda, con grande serietà, se voi donne possedete un'anima. Certo che la possedete, se no noi uomini come potremmo innamorarci di voi, se foste esseri completamente privi di anima? Noi vi rispettiamo e vi onoriamo, o discendenti d'Eva. Noi vi rendiamo omaggio e brindiamo alla vostra bellezza. Servite del vino! Del vino! Del vino! Ecco, mi sto arrivando! Lascia ancora di quella carne! Veniamo alla bellezza delle donne, si intende. È ora che il mondo passi dalle tenebre dell'ignoranza alla luce del sapere. Ma noi moderni non passeremo dalle tenebre dell'ignoranza alla luce della sapienza, se non rileggeremo con amore più vivo le opere degli antichi. Dei pagani, eh? Certo, e che nessuno di voi se ne stupisca. Sì, essi sono pagani, questo lo sappiamo. Ma certe loro opere o parole, visto che ammettiamo che sono piene di saggezza, noi le dobbiamo assolutamente conoscere. E quindi a nostra volta le dobbiamo insegnare. Ciò che è saggio è vero e ciò che è vero è Dio. Del resto, dobbiamo ricordarci di una cosa. Quando gli ebrei si sono liberati misticamente dall'Egitto, Dio ha ordinato loro di spogliare gli egiziani dei loro tesori per arricchirsene. Questo fatto non deve essere sottovalutato. Anzi, dobbiamo cercare di trarne un utile insegnamento. E spogliamo anche noi allora, conformemente ai comandamenti di Dio e con il suo aiuto, i filosofi pagani della loro saggezza ed eloquenza. Sì, spogliamo dunque questi infedeli in modo di arricchire noi stessi nella nostra fede con le loro spoglie. Noi che siamo convinti di detenere tutta la verità, viviamo come bruti. Guardate ad esempio tutti i prodotti rari e ricchi che ci vengono d'Oriente. Tentazioni si dice che siano. Perdizioni. Sì, ma con questi prodotti che ci vengono da Bisanzio, Damasco, Baghdad, Cordova e con le spezie in genere, sono tornati a noi manoscritti che ci hanno rimesso sotto gli occhi tutto il sapere degli antichi. Le opere di Aristotele, Euclide, Tolomeo, Ippocrate, Galeno, che hanno seguito in Oriente i cristiani eretici, monofisiti e nestoriani, e anche gli ebrei che furono perseguitati da Bisanzio, sono state accolte nelle scuole musulmane.
e ora tornano finalmente sulle rive del mondo cristiano. Già, in quello stesso mondo dove Aristotele, e più ancora di lui Platone, che sono pur sempre l'essenza del nostro sapere, sono caduti nell'oblio a profitto di Tito e Seio. In compenso i nostri avi hanno provveduto a lasciarci opere sepolte nei conventi, dove appunto, grazie a un'accurata opera di trascrizione, esse ci erano state conservate e le avevano dimenticate. Si conservavano come i tesori. I libri non sono tesori. Sono uno strumento per farci intendere e conoscere. E l'intendere e il conoscere è un tesoro. Le armate dei crociati, che hanno occupato e saccheggiato Costantinopoli, ce li hanno riportati. Le vie del Signore sono infinite. Queste opere sono tornate a noi con la guerra. Ma noi moderni oggi amiamo lo studio e non la guerra. Fino a ieri, ognuno si è sforzato di rimanere al suo posto. Ligio ha i suoi doveri, al suo ordine, al suo stato. E allora noi siamo degli evasi. E non abbiamo e soprattutto non vogliamo un domicilio fisso. Né prebende né benefici. Ma godiamo dell'intelletto. Quindi andremo come api ad abbeverarci di città in città. A tutte le gocce di sapere che scopriremo. Noi siamo per il sapere. E contro tutti. Contro la gente cucullata e contro i villani. Ma soprattutto contro i privilegi dei nobili. Nobile è colui che la virtù ha nobilitato, mentre degenere è colui che nessuna virtù ha potuto arricchire. E noi siamo contro i falsi nobili. Nobili, dici tu? La nobiltà dell'uomo è lo spirito, pura immagine della divinità. La nobiltà dell'uomo è l'illustre linguaggio della virtù. La nobiltà dell'uomo è la padronanza di sé. La nobiltà dell'uomo è la promozione degli umili. La nobiltà dell'uomo sono i diritti che gli dà la natura. La nobiltà dell'uomo è di non temere che la turpitudine. È ora di decidere. È gran tempo di fare ciò che vogliamo fare. E noi vogliamo liberamente associarci, maestri e allievi, in una scuola che soddisfi la nostra curiosità, la nostra sete di apprendere. Una scuola dove ci si dia tutto quello che noi chiamiamo conoscenza, che ci metta in grado di scoprire veramente tutto il sapere, che è infinito, amici, come Dio, che è tutto. Una scuola, insomma, alla quale tutti possano guardare come ad un centro, ove ognuno che voglia scoprire, che abbia sete di sapere e di conoscenza, possa soddisfare questa sua sete in una libera università. L'esigenza di creare un effettivo strumento di informazione culturale e di studio fa sì che a partire dal 1100 si comincino a costituire scuole secolari, aperte a tutti, le Studium Generale. La scuola di Bologna si trasforma in una vera e propria università, dove i professori sono scelti dagli studenti, i quali, organizzati in corporazioni, nate dall'esigenza di provvedere alla mutua assistenza e all'autogoverno, esercitano uno straordinario potere sul corpo insegnante. Con il boicottaggio organizzato, gli studenti hanno il potere di troncare la carriera pedagogica di chiunque. Questa nostra università, che ha già la capacità di mostrarci il mondo non qual esso è, che molto ancora ha da scoprire, ma solamente quale esso oggi ci appare e come finora è conosciuto, vuole invece poter essere una vasta, fervida officina, un laboratorio dell'intero universo. È in questo laboratorio, in questo cantiere, che l'uomo deve avere la possibilità di affermarsi. Come l'artigiano, che trasforma e scopre cooperando con Dio, che fornirci, mettendo a nostra disposizione la natura. Ogni qualsivoglia opera che vediamo è opera del creatore, è opera della natura. E l'uomo artigiano deve scoprire, imitare
e soggiogare la natura. Quanto di essa si conosce? In verità conosciamo poco o nulla, e di questo noi dobbiamo assolutamente avere coscienza. Comunque, non vogliamo commettere peccato d'orgoglio, che è il peccato del demonio, il peccato di Satana. Nostro scopo supremo è quello di arrivare a scoprire la verità, e noi siamo ben lontani da essa. Noi siamo ancora circondati da misteri, e i misteri debbono essere violati. Ciò che non sappiamo, dobbiamo cercare di sapere. Gli ostacoli che si frappongono tra noi e la verità, dobbiamo tentare di infrangerli. Dobbiamo percorrere sicuri la strada che ci conduce alla conoscenza. Ripeto, i misteri debbono essere violati. Ci appare misterioso ciò che noi non conosciamo nella sua essenza. Il mistero è il frutto del nostro non sapere. L'esilio dell'uomo è l'ignoranza, mentre invece la sua patria è la scienza. The fight for survival! 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 The fight! The fight for survival! The fight for survival! The fight for survival!